Thank you for being with us today. Grazie per essere con noi oggi. I am very grateful for being in this very holy place on this special day with all of you. Sono molto grato di essere qui in questo posto speciale, in questo momento speciale con tutti voi. I'm remembering 40 years ago in 1972. Mi ricordo 40 anni fa, nel 1972. It was about this time of the year. Era più o meno questo periodo dell'anno. I had returned from India. Ero rientrato dall'India. I was told that Srila Prabhupada, my beloved Gurudev, would be coming for Janmastami, his Vyas Puja, and he would also be giving a 7-day discourse on Srimad Bhagavatam. E mi fu detto che Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale adorato, sarebbe stato a New Vrindavan a fare Janmastami e avrebbe anche tenuto 7 giorni di discorsi sullo Srimad Bhagavatam. Told that it should be promoted as the Bhagavad Dharma discourse. Doveva essere promosso come il discorso Bhagavad Dharma. It would be happening in the first rural farm community of ISKCON in America, New Vrindavan. E questo sarebbe avvenuto nella prima comunità rurale dell'ISKCON a New Vrindavana, negli Stati Uniti. Srila Prabhupada said, in America you have New York. Srila Prabhupada disse, in America avete New York, New England, New England, New Jersey, New Jersey, New Amsterdam. New Amsterdam. Now we will establish New Vrindavan. Adesso stabiliremo New Vrindavan. That was his vision. Questa era la sua visione. And he was coming for these very special occasions, and devotees from all over America and so many parts of the world were to come to be with him. E quando lui veniva a New Vrindavan, specialmente in queste occasioni speciali, come in questo caso, centinaia e centinaia di devoti, di persone venivano da tutta l'America per stare con lui. I remember at that time New Vrindavan was extremely austere. Ricordo che in quel periodo New Vrindavana era estremamente austera. And they took about a 150-year-old, completely beaten up farmhouse, which was the best property. And they wanted Prabhupada to live there. Avevano acquistato 150, ha detto un'unità di misura, acri, dite. Avevano comprato una proprietà che aveva più di 150 anni, era completamente semidistrutta, per far stare Srila Prabhupada. So, I had just come from Vrindavan in India and the Himalayas, and I had long matted hair, and people thought I was very strange. Io venivo dall'Himalaya, avevo vissuto per un paio d'anni sull'Himalaya, avevo i capelli tutti arruffati, i capelli lunghi, e la gente quando mi vedeva pensava che fossi molto strano. So somebody asked, does anyone here have any experience in painting? They asked all the devotees. E allora qualcuno chiese, ma qualcuno qua ha qualche esperienza nel dipingere? And I was thinking, when I was about 12 years old,
one time I helped my father paint the walls in our house. Allora io mi ricordai che quando avevo circa 12 anni, una volta avevo aiutato mio padre a dipingere le pareti di casa. So I said, I have experience. Allora disse, io ho esperienza, Because I wanted people to think that I could do something. perché volevo che le persone pensassero che io sapevo fare qualcosa, Because I really didn't know how to do anything. perché non sapevo proprio fare niente. So they said, then you are in charge of painting the whole house, inside and outside. Allora immediatamente gli dissero, tu sei incaricato di dipingere tutta la casa, dentro e fuori. And you have to have it done within 2 weeks because Prabhupada is coming to live here. E questo deve essere fatto entro 2 settimane perché Srila Prabhupada verrà qui a vivere. I said, okay. E io dissi, ok. I said, where's the paint? They said, there is no paint. E allora chiesi, ma dov'è la pittura? E cioè, non c'è la pittura. So I didn't know what to do. E quindi non sapevo cosa fare. To paint a house with no paint. Dovevo dipingere la casa senza la pittura. And the wood and the old paint was all peeling and crumbling and you had to scrape it all off. E il legno e la pittura vecchia era tutta screpolata, si sfogliava e bisognava carteggiare tutto. It was quite a big house. Ed era abbastanza grande. It had a living room, bathroom, 3 bedrooms. Aveva un soggiorno, il bagno, 3 camere da letto. Somebody gave me a knife and said, first you have to scrape all the paint off the house outside before you can put new paint on. E qualcuno mi diede un coltello dicendomi, prima devi togliere tutta la vernice da tutta la casa, quella vecchia, prima di dare quella nuova. I was standing on ladders going, Allora stavo lì con questo coltello it took a long time. sulle scale, sì. And then some people brought some paint, big buckets of paint. E poi qualcuno portò dei grandi secchi di pittura, And there were different colors. di diversi colori, They got them donated. perché li avevano collettati. So I don't remember. They wanted to make it some kind of blue, so they were just mixing different paints, and then they tell me, now you paint. E allora volevano fare una specie di blu, qualcosa del genere, allora hanno messo insieme un po' di pitture, okay, e poi gli hanno detto adesso pittura. So I painted. E quindi pitturai I had a little brush. con un piccolo pennello. And it was finished before he came. He was supposed to come the next day. Era finita proprio prima che arrivasse, doveva arrivare il giorno dopo. Day and all night to do it. E stavo cercando, e praticamente lavorai quasi tutto il giorno e tutta la notte per finirlo in tempo. And then somebody said, Prabhupada's coming tomorrow morning and his toilet doesn't work. Does anyone know how to fix toilets? E qualcuno poi disse, domani arriva Prabhupada e sembra che la sua toilette non funzioni. C'è qualcuno che sa riparare toilette? But the problem is when they asked the question, I was the only person there. Il problema era che quando hanno fatto quella domanda io ero l'unico che stava nei paraggi. And I learned my lesson to say that I knew how to do something. Avevo imparato la lezione di quando dovevo dire che sapevo fare qualcosa. So they said you are in charge of fixing the toilet. Allora dissero, tu sei incaricato di sistemare la toilette. I said, I haven't even used a toilet in 3 years. E io gli dissi, non ho neanche usato la toilette negli ultimi 3 anni. I forgot how to even work a toilet, what to speak of. Non so neanche come farla funzionare, che dire di ripararla. I said, no, if the toilet is not fixed when Prabhupada comes, it is great aparad that you have done. No, se la toilette non sarà riparata in tempo prima che arrivi Srila Prabhupada, questa sarà una grande offesa, una grande parada nei suoi confronti. And it was about 8 o'clock at night, Ed erano circa le 8 di sera and everybody left. e andarono via tutti. So I was alone at this place trying to fix toilet. E quindi ero da solo in sto posto cercando di sistemare la toilette. I don't know how toilets work. I don't know what was wrong. Non so come funzionano le toilette, non sapevo neanche che cosa non funzionasse. But it wouldn't flush.
semplicemente non funzionava lo scarico. So I was just speculating like anything E speculavo come un pazzo for about 6-7 hours, per circa 6-7 ore and still nothing. e non funzionava niente. Then I was desperate because Prabhupada was very close coming. Ero disperato perché Prabhupada sarebbe arrivato di lì a poco And I prayed with all my heart, e quindi pregai con tutto il mio cuore. Krishna, please let me be an instrument of yours to fix this toilet. Krishna, per favore, fammi essere il tuo strumento e sistemare questa toilette. And I remember after those prayers, I worked another several hours, and I had to actually go out with shovels and dig pipes because the pipes weren't there, and it was very complicated. E ricordo che per ancora diverse ore continuai ad armeggiare sulla toilette, dovevo uscire con questi tubi, era abbastanza complicato, non si capiva bene. And finally, just about the time when the sun was rising, E a un certo punto, alla fine, proprio nel momento in cui stava per sorgere il sole, stava sorgendo il sole, I felt all my anxieties flushed away. sentii tutte le mie ansietà che scivolarono via con l'acqua dello sciacquone. It was like being liberated. Era come se fossi stato liberato And I was so happy. ed ero così felice. Prabhupada will have nice toilet. Prabhupada avrà una perfetta toilette. But then I was so tired Ma poi ero così stanco that I went to a tree just to sleep for a few minutes, and I fell asleep. And Prabhupada came and I missed him. ero così stanco che decisi di andare sotto un albero a riposarmi qualche minuto prima che arrivasse Prabhupada, però invece mi addormentai e persi il momento in cui Prabhupada arrivò. But I was because I was a new devotee, I was very attached to the results of my service. Essendo un nuovo devoto ero molto attaccato ai risultati del mio servizio. I was really hoping Prabhupada would be pleased with the toilet. Ero veramente, speravo che Srila Prabhupada fosse contento della toilette. Somewhere in my ego was the thought, maybe Prabhupada will ask who fixed the toilet. Da qualche parte nel mio ego pensavo magari Srila Prabhupada chiederà chi è che ha sistemato la mia toilette. But he never asked. Ma non l'ha mai chiesto. But I asked. I asked, did Prabhupada like the toilet? I asked his personal servant. Chiese al suo servitore personale, ma a Srila Prabhupada è piaciuta la toilette? He said he doesn't use the toilet. E lui disse, lui non le usa la toilette. He said every day he gets a little lota, a little pot of water, and goes into the field. Ogni giorno lui si prende la sua piccola lota, un vasetto di acqua e se ne va nei campi. He responds to nature's call in the fields. E lui risponde alle chiamate della natura nei campi. I said, really? Ah sì? Tell him the toilet works. Veramente? Dice, digli almeno che la toilette funziona. So the next day I asked him, did you tell him? And he said, yes, I told Prabhupada the toilet works. E allora il giorno dopo gli ho chiesto, ma gliel'hai detto che sì, gli ho detto che la toilette funziona. And Prabhupada said, this is opulence. He said, to be in the nice fields in nature with the breezes flowing upon me. E Srila Prabhupada disse questo è
È opulenza andare nei campi con le brezze che ti accarezzano. He said, this is the natural way. Questo è il modo naturale. This is the opulence of New Vrindavana. Questa è l'opulenza di New Vrindavana. So he was there 2 weeks. He never used the toilet. Lui rimase lì per 2 settimane e non usò mai la toilette. He only used the fields Solo i campi, where the nice breezes were flowing. con le dolci brezze che soffiavano. So Srila Prabhupada explained the principle of simple living and high thinking. Così Srila Prabhupada spiegò il principio della vita semplice e pensiero elevato. And it was his nature. Era la sua natura. That's the way he loved to live. Questo era il modo in cui amava vivere. Simple living means we don't need things to be happy. Vita semplice significa che non abbiamo bisogno di oggetti per essere felici. Sometimes we use things for the purpose of spreading Krishna consciousness all over the world. A volte usiamo gli oggetti per aiutarci a diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo. But for ourselves, what makes a fulfilling and a progressive spiritual life is simplicity. Ma per noi quello che ci rende soddisfatti e progrediti nella vita spirituale è la semplicità. Srila Prabhupada quotes Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada cita Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. He says that the foundational basis for bhakti is sharalata, which means simplicity. Lui diceva che le fondamenta più importanti della Bhakti sono Sharagata, che significa semplicità. Simplicity can be understood in several ways. E semplicità si può comprendere questa parola semplicità in tanti modi. One is to be without duplicity. Uno è non essere duplici, To be humble, to be honest. essere umili e onesti. In all of our dealings with ourselves, with God, and with others. In tutte le nostre relazioni con noi stessi, con Dio e con gli altri. Another understanding of simplicity is to be happy and grateful for the basic, simple things of life. E un'altra definizione di semplicità è essere felici e grati per le cose basilari che si hanno nella vita. If we have nice relationships with devotees, Se abbiamo buone relazioni con i devoti, not based on diplomacy and politics and positions, non basate sulla diplomazia, sulla politica e sulla posizione, but relationships based on helping each other to be happy, pleasing Krishna. ma relazioni basate nel aiutarsi uno con l'altro a soddisfare Krishna, Helping to inspire each other to please our gurus, please Krishna. aiutarci There's nothing greater. aiutarci l'uno con l'altro a soddisfare Guru e Krishna. Non c'è niente di meglio di questo, di più grande. Srila Prabhupada said, a real devotee is happy with a little prasad, a little space on the floor to sleep, the holy name, and the association of nice devotees to hear and chant together and to serve. That's all we need. Srila Prabhupada dice che il vero devoto è soddisfatto con un po' di prasada, un piccolo spazio dove poter dormire, il santo nome e dei devoti con cui avere buone relazioni. If we're not happy with that, we can't be happy with anything else. Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Se non siamo felici con questo, non saremo felici con nient'altro. And if we're happy with that, we can be happy sleeping in the leaves
or living in a magnificent palace. E se siamo felici con quello, allora possiamo essere felici o dormendo sulle foglie oppure in magnifici palazzi. It's amazing. I've seen in holy places like Vrindavana and the simple villages. I'll tell you a story. È incredibile, ho visto nei semplici villaggi di Vrindavana, villaggi poveri, adesso vi racconto una storia. It's not one of those scriptural stories that took place in Treta Yuga. Non è una di quelle storie che vengono dalle scritture che si risalgono al Treta Yuga. It took place this year in the month of February. È avvenuta quest'anno in febbraio. I was in Barsana, the place of Srimati Radharani. Ero a Varsana, il luogo di Srimati Radharani. From our Bhaktivedanta hospital, we serve Brijavasis every year because people go blind, because the cataracts are untreated. So our devotees know how to do it, so they treat the cataracts and free them from blindness. Ogni anno i devoti del Bhaktivedanta Hospital fanno questo servizio di curare le cataratte ai Vrajabasi, perché loro non curandosi la cataratta poi diventano ciechi e quindi li liberano dalla cecità in questo modo. So I was walking around just meeting, we do about 1,000 surgeries and about 3,000 people get treated, and they're all really poor villagers of Brajbhumi, Vrindavana. Avevamo fatto circa 1.000 interventi di chirurgia e 3.000 persone erano state curate e sono veramente persone semplicissime, molto molto povere di Vrindavana. One of my very dear friends, uno dei miei più cari amici, his mother came from the United States of America. Sua madre venne dagli Stati Uniti d'America. She was in 80, she was the most powerful female in American politics. Nel 1970, negli anni 70, era la donna politica più potente dell'America. She has photos of herself shaking hands with all the presidents from Eisenhower all the way to the present. E lei aveva fotografie in cui le stringeva la mano a tutti i presidenti, da Eisenhower fino ai presenti, agli attuali. From the 50s to all the way. And she was a senator and a secretary of state, and she was in presidential cabinets. Very powerful lady. She's a millionaire also with a beautiful home. Lei è stata senatore nel Consiglio di Stato, insomma ha occupato importantissime posizioni politiche e anche milionaria, c'è una bellissima casa. So she was walking around, and I went into one room where there was about 20 very old Brijavasi ladies. E lei era lì che gironzolava e io andai in una stanza in cui c'erano 20? Circa una ventina di Vrajabasi molto vecchie. They all had huge cataracts in their eyes, and they were just laying down and squatting down. E avevano queste enormi catarate agli occhi e stavano lì sedute o stese. One very old lady looked so destitute. E una vecchia signora sembrava, cosa vuol dire destitute? Disperata, scoraggiata. I sat and talked to her. Molto povera. I talked to her. E decisi di parlarle. She was 83 years old. Aveva 83 anni. But she looked over 100. Ma sembrava che ne avesse più di 100. She had really scraggly kind of white hair, and her face was very withered and beaten by nature. E aveva i capelli molto bianchi, solo pochi capelli, e il viso e la pelle era tutta piena di rughe, molto colpita dalla natura. It was very tiny in size, maybe 4'7" or something. Ed era anche piccola di statura, forse sarà stata 1,50 m, qualcosa del genere.
Her clothes were just old, torn up rags. Lei aveva questi vestiti vecchi e quasi degli stracci. And she told me that in the last few years, her husband died. E mi disse che negli ultimi anni il suo marito era morto, All of her children died. sono morti tutti i suoi figli, Her brothers and sisters were dead. i suoi sorelli e fratelli erano morti, She had no one else in the family. non aveva nessun altro in famiglia, She was all alone. era da sola. And she had massive cataracts in both eyes, so she couldn't see properly. E aveva anche queste gigantesche cataratte agli occhi per cui non poteva neanche vedere. And she lived in a very far off little village. E viveva in un villaggio lontano. And because she couldn't make any money, she was kicked out of her hut. E poiché non riusciva a fare soldi, cioè ad avere soldi, fu anche cacciata di casa. She was homeless. She was sleeping under trees, sleeping on the roadside. Era senza casa, viveva sotto gli alberi, lungo le vie, And there was nobody in the world that cared about her. e nessuno si prendeva cura di lei. And she became very emotional. E lei si commosse. She said, I've been praying to Radharani. Ho pregato a Radharani, She said, I only have one wish. ho solo un desiderio. If you take one cataract from my eye, then I'll be able to make rotis and offer them to you. Che se tu mi togli almeno una cataratta dai miei occhi, allora sarò in grado di cucinare dei roti per te e offrirteli. She said, that is my only wish in life. Questo è il mio unico desiderio. I just want to make a roti and offer it to Radharani. Voglio solo fare un roti e offrirlo a Radharani, But I can't because I can't see. ma non posso perché non posso vedere. But if only I have one cataract from my eye, then I could make rotis for you, Radharani. Se solo venisse rimossa una cataratta dai miei occhi, potrei fare i roti per te And I can serve you in that way. e posso servirti in questo modo. That was her wish. She didn't want a house. She didn't want a family. She just wanted to serve. Quello In era, such a simple way. quello era il suo desiderio, non voleva una casa, non voleva una famiglia, lei voleva solo servire, in questo modo semplice. Roti is the simplest food for the poorest people. It's just unleavened, coarse bread. E il roti è il cibo più semplice per le persone povere, è pane di farina integrale non lievitata. She said, I've been brought up seeing the deity of Krishna. She said, even if I can't see, at least let me serve. E lei diceva, anche se non posso vedere, almeno fammi fare servizio. And then she started to cry. E poi cominciò a piangere. She said, you people are going to remove this cataract so then I could make a roti for Radharani. Voi state per togliermi queste cataratte così posso fare i roti per Radharani. She was so happy, she jumped up into the air and started dancing. Era così felice che saltò in piedi e cominciò a danzare. And she sang some very... E stava cantando qualche canzone esoterica a Vrajabasi. And then she told all the 20 ladies in this tiny little room who were laying around on the floor, Haribol, Radhi, Radhi, Radhi. E tutte queste 20 donne si alzarono a cantare Haribol, Radhe Radhe. And she inspired them all to dance with her. E lei ispirò tutti a danzare con lei. They all knew the words to the song too. E loro sapevano tutte le parole di questa canzone. She was dancing so enthusiastically. E danzavano in modo così entusiasta. And then she went out into the hall dancing and singing. E poi uscirono e andarono nella hall danzando And e she went cantando. down the hall because we were just using this old school in Badarsana to have our little hospital thing. She went down the halls and went to a little open area. E quindi uscirono fuori da questa struttura, stavamo usando una scuola come ospedale in quel momento, una scuola di Varsana come ospedale, uscirono nel giardino. It was very crowded with people standing in line and people pushing and everything. Ed era molto affollato il posto, la gente stava in fila, spingevano.
And she went right in the middle and was dancing and singing. E lei era proprio in mezzo che danzava e danzava. It's about this big, Era alta più o meno così, very old. molto vecchia. And she saw that wealthy politician American lady who was my friend's mother. E lei vide questa, fu vista. And she went right up to this lady. The old lady saw the American or the American saw the lady? The lady saw the American. Ok, quindi l'anziana donna vide questa donna americana che era la figlia di la madre del suo caro amico. And she came right up to the lady, the American lady. She was much bigger than her. And she was well dressed. E andò proprio di fronte a questa donna americana che era molto più alta di lei e anche ben vestita. And this raggedy, beaten down, blind Vrindavana came up to her. And she could see something. She looked up at her and went. She said in Vrindavana language, "Dance!" E questa vecchia donna Vrindavana andò proprio di fronte a lei con lo sguardo verso l'alto e poteva vedere appena qualcosa e disse in Vrindavana, danza! And this American lady, she's a very sophisticated aristocrat. This village Vrindavana said, dance, dance, dance. E questa donna americana era un'aristocratica di buone maniere e la vecchia anziana di fronte che diceva danza, danza, danza. The American lady looked at me and said, "What should I do?" La donna americana mi guardò e dice cosa dovrei fare? I said, "Dance." E io gli dissi danza. And then the Vrindavana grabbed her by the hand and made her dance, forced her. E poi la Vrindavana l'ha presa per la mano e la fece danzare. And they were dancing together, and this American lady started dancing just like the Vrindavana. She was imitating her. E allora questa donna cominciò a danzare insieme ai Vrindavana e faceva le loro stesse mosse. As she was singing the glories of Radharani and Krishna. E cantava le glorie di Radharani e Krishna. And they were going in circles together, and people were watching, and then all these old Vrindavasis, these other Vrindavasi ladies came out of the rooms, and they were dancing around the circles. E facevano i cerchi, danzavano, e poi questi vecchi Vrindavasi tutti uscivano e danzavano anche loro. And the American lady, she's 83 years old too. E questa donna americana, anche lei aveva 83 anni. She said that was the most spiritual experience she ever had in her life. E lei disse che quella era stata l'esperienza spirituale più importante che aveva avuto in tutta la vita. So I was thinking, how simple. E io pensavo, ma guarda che semplice. You know, the mind wants so many things. La mente vuole così tante cose. I need power, I need honor, I need prestige, I need money, I need better house, I need better technology, I need better cell phone. So many things we want. We think we'll be happy if I just get another thing. E la mente pensa che ho bisogno, per essere felice devo avere più potere, devo avere più prestigio, devo avere più onore, più soldi, una casa più bella, più tecnologia. La mente pensa sempre che sarò felice quando avrò quest'altra cosa. Simplicity means we're happy we have Krishna's name, it's free. E la semplicità è siamo felici semplicemente se abbiamo il nome di Krishna. We have the Srimad Bhagavatam. Abbiamo lo Srimad Bhagavatam. We have the association of devotees. Abbiamo l'associazione dei devoti. We have a little prasad. Abbiamo un po' di prasada. We're happy. Siamo felici. We don't need. Non abbiamo Only the bisogno. mind makes us think we need. Non abbiamo bisogno di altro, è solo la mente che pensa che abbiamo bisogno ancora di The altro. mind can never be satisfied Ma la mente non può essere mai soddisfatta until it finds satisfaction in these simple things. finché non si trova soddisfazione in queste cose semplici. So here was Srila Prabhupada. By 1972, he's a world acharya. E qui Srila Prabhupada era nel 1972, lui era l'acciaria del mondo. He
had established. There was a beautiful temple in Brooklyn and New York with 300 devotees. There was temples in Los Angeles, temples in San Francisco, in Montreal, in Chicago, in Atlanta, in Miami. There was temples, beautiful temples in London and Paris and throughout Germany, in Rome. And I, in 1971, a year before, I had been with Prabhupada in India, and I saw how 20,000 people were coming to his lectures. Srila Prabhupada ha stabilito templi in tutto il mondo, ha iniziato con Brooklyn a New York, e poi Los Angeles, San Francisco, cioè dappertutto nel mondo, in Europa, a Londra. E l'anno precedente, nel 72, e l'anno precedente, nel 71, avevo visto in India 20.000 persone che seguivano le lezioni di Srila Prabhupada. And in order to facilitate, he was flying on airplanes everywhere. E per rendere questa cosa ancora più semplice, per facilitarla, volava in tutto il mondo con l'aereo. Sometimes he was being picked up at airports in very nice cars. A volte andavano a prendere all'aeroporto con delle auto molto belle. To translate his books, he was giving high technology of the time of dictaphones. E per fargli tradurre i libri a quel tempo gli davano la migliore tecnologia e i migliori dittafoni che c'erano disponibili. But on a personal level, he was happy just being in the field with the nice winds, remembering Krishna. Ma dal punto di vista personale lui era felice semplicemente andando nei campi a sentire con le brezze gentili, a pensare a Krishna. And when he had free time, his personal secretaries would tell me when he had free time, he would just sit in his room with a mridanga or harmonium and just sing the ancient bhajans of Narottam Das Thakur and Bhakti Vinod Thakur. E quando aveva un po' di tempo semplicemente si sedeva nella sua stanza con l'armonium o con la mridanga a cantare gli antichi bhajan di Narottam Das Thakur. Simple living. Vita semplice. And high thinking. E pensiero elevato. High thinking means how to serve the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and how to please Him. That is high thinking. High thinking significa come servire e trovare il sistema per rendere felice Krishna, per soddisfare Krishna. That which is influenced by the ego and selfishness, that's low thinking. Quando c'è l'influenza dell'ego e del soddisfare se stessi, allora questo è pensiero basso. One of my godbrothers told me that Srila Prabhupada was in his quarters in Los Angeles. Una volta uno dei miei confratelli mi dice che un tempo c'è stato un momento in cui Srila Prabhupada stava nelle sue stanze a Los Angeles. Same quarters are there today if you go there. It was his American headquarters. Che ci sono ancora, c'è ancora, se andate adesso a Los Angeles, in quel posto ci sono ancora ed erano considerati a suo tempo gli headquarters, cioè vuol dire il posto di guida e principale, il posto principale. And very nice quarters. Molto very belli, comfortable. molto confortevoli. Srila Prabhupada said to this devotee, do you remember my rooms at the Radha temple in Vrindavana? E Srila Prabhupada disse a questo devoto, ti ricordi la mia stanza a Vrindavana? Now in those days, the Radha rooms were nothing like today. They're opulent compared. Dovete pensare che quelle stanze del Radha Damodar a suo tempo non avevano niente a che fare con quelle che ci sono adesso. Quelle che sono adesso sono molto opulente. There was earth walls, just earth over brick. C'erano pareti di terra messa, cioè intonacata con la terra, insomma. There was an earth floor. Il pavimento era di terra. Very simple, very small. Molto semplice, piccola. His bed was just
some wood with some ropes crisscrossed around, and he would lay on the ropes. Il suo letto era semplicemente del legno con della corda intrecciata, e lui dormiva sulla corda. It was like the bhajan kutirs of 500 years ago the Goswamis lived in. Era come i bhajan kutir di 500 anni fa in cui vivevano i Goswami. Prabhupada said, you see these quarters here in Los Angeles? Vedi queste stanze, questa casa qui a Los Angeles? He said, in my heart I am yearning to return to my little rooms at Radha Damodar Temple in Vrindavana. Vedi questo splendore, io in realtà nel mio cuore ho un grande desiderio di tornare nella mia stanza a Radha Damodar Temple. But for me, Prabhupada said, that would be sense gratification. Ma per me quella sarebbe gratificazione dei sensi. Because my Gurudev asked me to preach this message all over the world. Perché il mio maestro spirituale mi ha chiesto di diffondere questo messaggio in tutto il mondo. So for Prabhupada, accepting nice things was actually an austerity. Per Srila Prabhupada accettare queste belle cose era in realtà un'austerità. Because he loved the simple things. Perché lui amava le cose semplici. And this is Vaishnava, simplicity. E questo è Vaishnava, semplicità. We can use wonderful things, but our hearts should be simple. Possiamo usare cose belle, ma il nostro cuore deve essere semplice. A devotee doesn't have to have magnificent stereo systems and cable TVs. A devotee just looking at a bird in the tree and seeing Krishna in that bird's heart and hearing the bird singing. A devotee's happy, Krishna, it's Krishna's bird. I devoti non hanno bisogno di un sistema audio super galattico oppure dell'ultimo tipo di televisione, ma semplicemente è felice sentendo gli uccelli che cantano. Sono gli uccelli di Krishna che stanno cantando. We can use those things, but we don't need them. Possiamo usare qualsiasi cosa, ma non ne abbiamo veramente bisogno. That is Krishna consciousness. To be conscious of Krishna and be happy with Krishna. Quella è coscienza di Krishna, essere coscienti di Krishna ed essere felici con Krishna. And Srila Prabhupada wanted these rural farm communities established all over the world. E Srila Prabhupada voleva che queste comunità rurali fossero stabilite in tutto il mondo. Because they could remind us of how beautiful a simple life is. Perché possono ricordarci di come sia bella la vita semplice. Do you hear that nice person singing? Sentite questi belli uccelli che cantano. Haribo. And Krishna chose to live in a village. Krishna stesso sceglie di vivere in un villaggio. It's described in Srimad Bhagavatam that sometimes the gopas, the parents would put nice ornaments on them before sending them to the pastures. Lo Srimad Bhagavatam descrive che a volte i suoi genitori gli mettevano dei belli ornamenti per andare poi nei pascoli. But Krishna, Balaram and the Gopas, they would decorate themselves when they got to the forest with what they liked. Ma loro, Krishna, Balaram e Gopa, si decoravano con quello che a loro piaceva quando andavano nella foresta. They would decorate themselves with leaves from trees. Si decoravano con le foglie degli alberi, with whatever wild flowers were growing. Con i fiori selvaggi che crescevano. They would pick up feathers from birds. Prendevano le piume degli uccelli. They would dig in the ground and they'd find some earth that was different colors and they'd rub it on their bodies. Oppure scavavano dei buchi e trovavano della terra che aveva dei colori diversi e se la spalmavano sul corpo. And wherever they found peacock feathers, they would put them in their hair and put them on their... E quando trovavano le piume dei pavoni le mettevano tra i capelli, sulla testa. In this way they would decorate themselves, all with natural gifts that are freely being given by Mother Nature. E in questo modo si decoravano con questi doni naturali di Madre Natura. Srila Prabhupada would love anything that grew
in his communities. He did not like us buying things. Whatever weeds, whatever plants, Srila Prabhupada adorava il fatto che in queste comunità rurali si usasse quello che c'era, quello che veniva naturalmente dalla comunità, senza comprare niente. Of course, he was practical because most things devotees did buy. He really wanted his farmer communities just to be, he would be in ecstasy with the simplest thing that would just grow from our land and offer to Krishna. Naturalmente Srila Prabhupada era una persona pratica, quindi i devoti compravano qualcosa, però lui era veramente molto felice delle cose che crescevano nella proprietà e venivano offerte a Krishna. Living in a farm, we have so much opportunity to realize our complete dependence on Krishna. Vivendo in una fattoria è una grande opportunità per noi per capire quanto dipendiamo veramente da Krishna. Without the sun, without the rain, without the seeds, without the minerals of Mother Earth, there will be no food and there will be no life. Senza il sole, senza la brezza, la pioggia, senza i semi, la terra, non ci sarebbe proprio il cibo. Every tree we see, at one time it was a seed this big. E ogni albero che noi vediamo un tempo è stato un seme microscopico. And Krishna put these gigantic trees inside little seeds. E Krishna ha messo alberi giganteschi dentro questi semi piccolissimi. And each tree is making so many seeds. E ogni albero crea così tanti semi. Little seed. They almost look the same. E questi one grows into a tomato and one grows into a eggplant and one grows into a spinach. Questi one semi grows into a squash. Questi semi sembrano più o meno tutti simili, solo che uno invece diventa una pianta di pomodoro, un altro una pianta di melanzane, un altro una zucca, un altro spinaci. And all the animals and all the birds and all the humans. E tutti gli animali, gli uccelli, gli esseri umani. On a physical platform, we were all just little seeds at one time. Noi siamo tutti stati, da un punto di vista fisico, siamo tutti stati dei piccoli semi un tempo. Whether you're the president of Italy, or prime minister, I don't know what they call it, or whether you're a scholar, or Olympic gold medal champion, whatever you may be, at one time you were just a little seed. Chiunque tu sia, che sia il Presidente della Repubblica, uno che ha preso l'oro alle Olimpiadi, il Primo Ministro, chiunque tu sia, un tempo sei stato questo piccolo seme. A little seed in the father, and then that seed somehow or other was transported into your mother. E c'è il piccolo seme che stava dentro il padre, che poi in qualche modo è andato dalla madre. And there it started mixing with all kinds of little natural ingredients. E poi lì ha cominciato a mescolarsi con tanti ingredienti naturali. Not that the mother had a recipe book and was planning out how to make you. Non è che la mamma aveva il libro delle ricette e ha fatto tutto il piano per farvi. She didn't even know it was happening until a couple months after you were growing. Non sapeva neanche che cosa stesse succedendo, mentre almeno i primi 2 mesi in cui crescevi. Little seed. Un piccolo seme. Probably a very slimy seed, too. Probabilmente un seme molto... Cosa vuol dire slime? And you could look at that little seed through the best microscopes in the whole world and magnifying glasses, and you're not going to see eyes or legs or brains or kidneys. E potreste andare a vedere questo seme con il migliore microscopio del mondo, ma non è che non si vedrebbero occhi, gambe, braccia in quel seme. But then here we are. We're talking, we're singing, we're thinking, we're building skyscrapers, we're building bombs. Eccoci qua invece,
possiamo vedere, parlare, che costruiamo grattacieli, anche le bombe. All these transformed seeds. Siamo tutti semi trasformati. Everything's a miracle if we see it in a natural way. Tutto è un miracolo se lo vediamo nel modo naturale. Sometimes when we come away from the passion of the cities and we come into the countryside, we start to reflect and meditate on the miracles of nature. E a volte quando usciamo dalla passione della città, veniamo in questi posti naturali, cominciamo veramente a riflettere sul miracolo della natura. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacara. The miracles of nature, the miracles of Krishna. I miracoli della natura sono i miracoli di Krishna. It's beautiful. È meraviglioso. And we are eternal. We are the Atma. E noi siamo eterni. We are all eternally part of Krishna. We are eternal lovers of Krishna. E noi siamo eternamente parte di Krishna, eternamente amanti di Krishna. To uncover the seed of devotion within us, that's the highest perfection and the greatest purpose of human life. Di rivelare, di scoperchiare il seme della devozione che c'è nel nostro cuore, quella è la perfezione della devozione, della perfezione della vita. And this is the opportunity we have. E questa è l'opportunità che abbiamo. And these communities Prabhupada has inspired, these farm communities, are places where we try to actually recreate the spirit of Vrindavana. E queste comunità rurali che abbiamo stabilito sono in realtà degli sforzi per cercare di ricreare l'atmosfera di Vrindavana. When we first came, we had a nice little ceremony for cows. Quando siamo arrivati qua oggi abbiamo fatto una bella cerimonia per le mucche. Krishna's name is Gopal, which means he protects cows. Il nome di Krishna è Gopal, che significa proteggere le mucche. Govinda, he gives pleasure to cows. Govinda, che dà piacere alle mucche. His planet is Gokul or Goloka, the planet of cows. Il suo pianeta si chiama Goloka o Gokul, il pianeta delle mucche. Another name of Krishna is in his mountain form is Govardhan. E un altro nome di Krishna nella sua forma di montagna è Govardhan, One who inspires and gives pleasure to cows. che ispira e dà piacere alle mucche. Cow is our mother. La mucca è la nostra madre, The earth is our mother. la terra è nostra madre. We also have our biological mother. E noi abbiamo anche la nostra madre biologica. The wife of the guru is a mother. She nourishes us with spiritual wisdom. E anche la madre del guru è la nostra madre, perché sì, la moglie del guru, scusate, è nostra madre perché si prende cura della conoscenza spirituale per noi. The female Brahmins or saintly people, they are our mothers. They nourish us. Anche i brahmana di sesso femminile sono nostre madri. In the Ten Commandments it is said to honor one's mother and father. Nei 10 comandamenti si dice di onorare il padre e la madre. In the Vedic perspective, this is a very deep subject. Who really is our mother? We have many mothers. Dal punto di vista vedico questo è molto importante. Chi è nostra madre? Noi abbiamo molte madri. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Prabhupada said how the happiness in the quality of the lives of a cow is the barometer of the spiritual level of a society. E Srila Prabhupada dice che il livello, la felicità, la cura, lo stile di vita, diciamo così, della mucca è il parametro che ci permette di vedere qual è il livello della società, della civiltà. Srila Prabhupada felt great pain thinking any cow anywhere in the world was being abused, exploited, or slaughtered.
che Srila Prabhupada era molto dispiaciuto, era addolorato nel sentire che anche se una sola mucca nel mondo veniva abusata e maltrattata. And he wanted us to establish communities all over the world that could show the world compassion, love, and respect toward the mother cow. E lui voleva che ci fossero queste comunità rurali affinché fosse mostrato al mondo come si può rispettare e onorare la mucca. And in doing so properly, people would understand how to actually have love and respect and compassion for all living beings. E facendo in questo modo c'è la possibilità di mostrare alle persone come avere rispetto e onorare tutti gli esseri viventi. I was in Radhadesh. They asked me to tell a story. Ero a Radhadesh e mi chiesero di raccontare una storia. Shall I tell the story here also? Volete che la racconti anche qui? For those who were at Radhadesh, this will be a rerun. Per quelli che erano anche a Radhadesh, questa sarà una seconda edizione, un bis. But because it's about Srila Prabhupada, or if it's about Krishna or his devotees, reruns are ever fresh and ever new and sweeter every time we hear them. Ma perché si parla di Krishna e di Srila Prabhupada, allora i bis sono in realtà sempre fantastici lo stesso, sempre freschi, come se fossero raccontati la prima volta. The first cow in all of ISKCON, La prima mucca in tutto l'ISKCON, I'm going to tell you about her. vi racconterò di lei. Because Srila Prabhupada, one of the most foundational pillars of his whole society was cow protection. Perché il punto fondamentale, il fondamento di tutta la società di Srila Prabhupada era la protezione della mucca. So when we got this land, it was very hard to grow anything there. They used to say the only thing that grows good at New Vrindavana is bhakti. Dice, lì a New Vrindavana era una terra che non si riusciva ad avere niente da quella terra, non si riusciva a coltivare niente. Dicevano infatti che l'unica cosa che cresce a New Vrindavana è la bhakti. And it was watered only with tapasya. È annaffiata solo con il tapasya. In those days. So the devotees wanted to get a cow, but they had no money. I devoti volevano una mucca ma non avevano soldi. Prabhupada wanted cows, but we have no money. Prabhupada voleva le mucche ma noi non abbiamo i soldi. This is before I came. Questo succedeva prima che io arrivassi, 1969. nel 69. So they just, somehow or other, they decided with whatever money they had, they would buy a cow. In modo o nell'altro decisero che con qualsiasi soldo avessero avuto avrebbero comprato una mucca. But with the money they had, the only cow they could afford Ma con i soldi che avevano l'unica mucca che potevano permettersi was an old cow. era una mucca vecchia. Nobody knew how old she was. Nessuno sapeva quanto vecchia She fosse. was very small. Era molto piccola. She was black in color with a white spot on her head. Era nera con una macchia bianca sulla testa. And she had one eye. Ed era un solo occhio. The other eye was blind. L'altro era cieco. It was very just like, kind of like, just a gray, just like a gray ball. She was blind in one eye. So there was this little, tiny, black, one-eyed cow. Aveva un solo occhio, l'altro era una palla grigia, praticamente non ci vedeva un occhio. Quindi era questa piccola, vecchia mucca con un solo occhio. Prabhupada came there. E Prabhupada venne lì. He lived way up in that mountain Andò su questa montagna and named the cow Kalia. e diede il nome a questa mucca Kalia. And he really loved Kalia. E lui l'amava molto, Kalia. Kalia really loved Prabhupada. E Kalia amava molto Prabhupada. He would drink her, because that was the only milk. There was no other milk. Era l'unico latte, non c'era altro latte. And they would make ghee from her milk, and they would give Prabhupada the milk. They would make sweet rice with her milk, and he said it's the best sweet rice he had in 40 years.
facevano il ghee, fecero il riso dolce per Srila Prabhupada, e Srila Prabhupada disse: questo è il miglior riso dolce che abbia avuto negli ultimi 40 anni. So Prabhupada left there in 1969, and he came 3 more times, but Kaliya was always way up on that mountain, and the community shifted to the main road, so he never came back up anymore. So he never saw Kaliya again. Kaliya appunto stava in questa stalla in alto sulla montagna, però pian piano la comunità scese dove c'era la stalla principale, quindi nei 3 anni seguenti Srila Prabhupada non vide mai Kaliya. But because I was living way up there in the mountain as a pujari and taking care of cows, most of the time I was taking care of Kaliya and a few other little cows. Ma perché io invece vivevo proprio lì in alto nella montagna, prendendomi cura della divinità e delle mucche, io vedevo Kaliya tutti i giorni e anche altre mucche. Meanwhile, the community was building, and they got more land, and they were building buildings, and they were getting more cows, and soon they had herds of about 100 cows, and some of them were gigantic cows. Nel frattempo la comunità cresceva, si era acquisita altra terra, poi si cominciarono a costruire altri edifici, avevamo ormai una mandria di 100 mucche, e alcune di queste mucche erano enormi. One cow, Himavati. Una mucca, Himavati. I could practically walk underneath her. I just had to bend slightly. E praticamente potevo camminare sotto di lei, se mi piegavo solo appena potevo camminare sotto di lei. When she first came, they put her in this goshala next to the wall. Quando arrivò per la prima volta la mise nella goshala a fianco alla parete. And somebody told me that there's a new cow. E qualcuno mi disse c'è una nuova mucca. So I went to the goshala and I was looking all around and I didn't see any new cow. E io andai dentro la goshala e mi guardavo in giro e non vedevo nessuna mucca. So where's the new cow? Dov'è questa nuova mucca? And they pointed over there. E loro indicavano in quella direzione. And I couldn't believe what I was seeing. E non potevo credere a quello che vedevo. The reason why I didn't see her is I thought somebody painted the wall black and white. Il motivo per cui non la vedevo era perché pensavo che qualcuno aveva pitturato la parete bianco e nero. Then I started seeing the wall moving, and then I realized. Poi vidi che la parete si muoveva, avevo capito che quella era la mucca. It was big size. Era veramente enorme. And she was giving 120 pounds of milk every day. E lei dava 120 pound, che vuol dire un sacco, 70 litri, 60-70 litri di latte al giorno. And she had a daughter E lei aveva una figlia named Saraswati. che si chiamava Sarasvati. And she was bigger than Himavati. E lei era più grande di Himavati. She was giving 140 pounds of milk every E lei dava 70 litri di latte al giorno. day. And sometimes I would milk her. A volte la mungevo. It was quite astonishing. È incredibile. You'd just be filling buckets every few seconds. Continuavi a riempire secchi ogni secondo, ogni pochi secondi. They was like this big. And you would go, when you squeezed, it would come out so forcefully, very thick stream. Dalla mammella, quando era grossa così, e quando la spremevi usciva un flusso grossissimo di latte. Should I try to recreate what it was like? Volete che vi ricreo così com'era quel momento? That's what it sounded like. Pouring down into the bucket. Così era il suono, proprio fluiva nel secchio così. So her milk bag was this big and this wide, and it was quite high. E la mammella era così. Il secchio del latte era così, era no, la mammella era grande così. And in 1976, we had all these cows like this, brown Swiss, purebreds, Holsteins, and Prabhupada went into the Goshala, and he was walking behind, and there was Saraswati and Himavati.
And somebody pointed, and Prabhupada, this milk container this big. Perché in quel periodo praticamente c'erano tante mucche di tutti i tipi, di tutte le razze, e Srila Prabhupada visitò la Gosciara e vide questa Imavati e sua figlia con queste mammelle, ma questo è il bucket, con queste mammelle enormi. He was astonished. Era esterrefatto. He took his cane and started pushing her udder, her milk bag. Prese il suo bastone e cominciò a toccare un po' le sue mammelle. And as he was doing, somebody took a photo. There's a photo of Prabhupada with his cane and Saraswati's udder, and he's smiling like in amazement. And as he was touching her with his cane, Saraswati, in great ecstasy, was going. E mentre Srila Prabhupada toccava le mammelle a Saraswati con il suo bastone, e qualcuno ha preso anche la foto che si vede proprio Srila Prabhupada in estasi che sorride, allora la mucca completamente in estasi faceva questo We should feed this cow. Okay, cool. So a few brahmacharis were living up in the mountain. Prabhupada hadn't been up there in 5 years. 1976. We really wanted him to come up, but the leaders of the community said, no, we cannot bring Prabhupada there. It is too much of a primitive jungle to take him. Quindi era già diversi anni che Srila Prabhupada non veniva più a visitare la Gosciara, però i responsabili del tempio dicevano no, non possiamo portare Prabhupada là perché la strada per andarci ormai è proprio una giungla, è difficile raggiungere. I was the pujari. There were small brass deities of Radha Vrindavanath that I worshipped, and I was thinking that if Prabhupada's not going to come up to see them, they should come down to see Prabhupada. Io adoravo queste piccole divinità di metallo, di ottone, Shri Radha Vrindavanath, e quindi pensavo, se Prabhupada non può venire a vederle, allora saranno loro a scendere a vedere Prabhupada. But, we couldn't take Krishna off the altar. Non potevamo portare Krishna fuori dall'altare. In the entire planet Earth, there was only one photograph of Radha Vrindavana at that time. In tutto il mondo c'era una sola fotografia di Radha Vrindavana in quel momento. Because believe it or not, for you young people, this may sound inconceivable to you. Per i giovani di oggi questo potrebbe sembrare inconcepibile. Nobody ever had cameras in those days. Nessuno aveva macchine fotografiche in quei giorni, in quel periodo. Now everywhere you go, people with their cell phones and with their... Adesso ovunque vai c'è la gente con il suo cellulare, con le macchine fotografiche, fanno foto. Cameras were such an opulence. There was only one black and white photo ever taken of Radha Vrindavana, because nobody ever came up there with cameras. C'era solo un'unica fotografia in bianco e nero di Radha Vrindavana. It was taken by the first devotee to join our movement in Europe. Era stata presa dal primo devoto che si era unito al movimento in Europa. In 1969, he joined he met Shamsundar and Malati and Mukunda Maharaj and Janaki and Jamuna Devi and Janaki. His name was Kulashekar. Il suo nome è Kulashekar ed è stato il primo che ha incontrato in Europa i 6 devoti che erano andati a Londra. He came up with a camera and everyone thought he was in Maya because he had a camera. Lui venne con una macchina fotografica e tutti pensavano che era in Maya perché aveva la macchina fotografica. But I never said he was in Maya. Io non l'ho mai detto. So he liked me.
E questo gli piaceva. And he gave me the only black and white photo of Radha Vrindavana. E lui mi diede l'unica foto in bianco e nero di Radha Vrindavana. Because you had to go to the town and go to some laboratory to have it developed in those days. Però doveva andare in un laboratorio per svilupparla in quel periodo, in una città. So I brought the photo of Radha Vrindavana to where Prabhupada was staying and gave it to him. Quindi presi questa foto di Radha Vrindavana dove stava Prabhupada, la portata dove stava Prabhupada e gliela diedi. And it's kind of a long story, but Prabhupada said, I want to go and see them. È una storia lunga, però praticamente Srila Prabhupada disse voglio andare a vederli. This is the love between Krishna and his devotees. Questo è l'amore tra Krishna e i suoi devoti. So all the leaders of the community, because I was never a leader, they were very angry on me because I changed the whole schedule by giving them the photo. Tutti i leader della comunità furono molto arrabbiati con me perché io non fui mai un leader lì, perché avevo cambiato tutto il programma di Srila Prabhupada dando quella foto. But that's my karma in life. I just try to do something good and people get angry on me. Ma questo è il karma della mia vita. Io ho cercato semplicemente di fare qualcosa di bello e le persone si sono arrabbiate con me. Prabhupada said, I want to go. Prabhupada disse voglio andare. The leader said, it's a jungle, you cannot go. Il leader diceva è una giungla, non puoi But I andare. want to go. Ma io voglio andare. He said, but it's hard to get up there, it's jungle. Ma è difficile andare fino là, è una giungla. Prabhupada said, we will take pickup or jeep. Prenderemo un pick up o una jeep. So they surrendered. Alla fine si abbandonarono. And they decided that Prabhupada would, the last, it was a mud, there was no road, it was just a mud path through the jungle up several mountains to get there, about 3 miles. Non c'era una strada, era solo un percorso di fango in mezzo alla giungla, alla foresta, ed era lungo 5 chilometri. Do you know what the road was called? Sapete come veniva chiamata quella strada? Aghasura. Aghasura. Because just like Aghasura ate and devoured everybody, any cow that tried to get up the road was devoured. Perché come Aghasura divorava qualsiasi cosa passasse vicino, chiunque, anche quella strada, qualsiasi macchina andasse veniva divorata dal There were fango. several cows that were just kind of pushed off the road because they couldn't get up and they couldn't get down. They were just stuck forever. C'erano molte macchine che rimanevano per lì bloccate completamente, dovevano essere semplicemente buttate fuori dalla strada perché non potevano né andare avanti né indietro. So they were going to take Prabhupada about 80% and then the last 20% of the road was be his morning walk. Allora avevamo portato per l'80% del percorso con la jeep, Srila Prabhupada, e poi l'altro 20% era a piedi e sarebbe stata la sua passeggiata del mattino. And as he was walking, little old Kalia, my favorite most of all cows. Let me tell you something more about Kalia. And if I forget, remind me about Prabhupada coming. Mentre lui camminava, la Kalia, adesso fatevi dire raccontarvi ancora qualcosa di Kalia. Even though of all the cows, every other one had 2 nice eyes. Anche se tutte le altre mucche avevano 2 begli occhi, And there were big ones and giving so much milk and healthy. erano She così, was so small and she was half blind and but she was so gentle. anche se le altre mucche erano così grandi, davano tanto latte, erano belle in salute, 2 begli occhi che vedevano, e lei era così piccola, era così gentile però, She was so gracious. era graziosa, She never kicked. non ha mai dato calci, She never fought with other cows. non ha mai bisticciato con le altre mucche And she walked like a princess. e camminava come una principessa, She just had such grace. aveva una grazia incredibile. She would float. She Lei would look so humble but so aristocratic. fluttuava, sembrava così umile ma nel contempo aristocratica. And every year she gave a beautiful little calf.
E ogni anno lei faceva un bellissimo vitellino. She was the nicest cow I ever met in my life. È la più bella mucca che abbia mai contato in tutta la mia vita. She was so blessed by Prabhupada. Era stata benedetta così tanto da Srila Prabhupada. And all the other cows in the herd, they all, like they would kind of, they'd all be fighting, but when Kali would come, they would all kind of go like this, because they understood there was something very special about her. Le altre mucche magari tra di loro litigavano, però quando arrivava a Kalia tutte quante si mettevano al posto perché riconoscevano in lei qualcosa di speciale. So when Prabhupada was walking up the road, to the right side was a pasture, big pasture, and down in the pasture, Kalia was eating grass. E quando Srila Prabhupada stava passeggiando, a un certo punto si fiancheggiava questo enorme pascolo e Kalia era proprio lì nel pascolo che stava mangiando l'erba. They hadn't seen each other in over 5 years. Non si erano visti per oltre 5 anni. Kalia ran. She ran and actually broke right through the little fence. Kalia cominciò a correre e anche ruppe il recinto. And right in the front of all these devotees, about 100 devotees walking with Prabhupada for his morning walk. E proprio di fronte a tutti questi devoti, c'erano un centinaio di devoti che camminavano con Srila Prabhupada. She walked right next to Srila Prabhupada. Andò proprio vicino a Srila Prabhupada. And somebody said to Prabhupada, "Do you know who this is?" E qualcuno disse a Srila Prabhupada, tu sai chi è lei? And Prabhupada looked at Kalia. E Prabhupada guardò Kalia. And Kalia looked at Prabhupada. E Kalia guardò Prabhupada. And Prabhupada smiled. E Prabhupada sorrise. He said, "Yes, this is Kalia. She is my old friend." E lui disse, sì, lei è Kalia, il mio vecchio amico. La mia vecchia amica. Simple living, high thinking. Vita semplice, pensiero elevato. So in our communities, whether it be in the city or whether they be in these beautiful clown communities, community means our relationships are built upon the simple higher principle of what will please Krishna. Comunità che siano rurali o cittadine, comunità significa che sono costruite su questo è semplice ma elevato principio di dar piacere a Krishna. Madbhakta puja vyadika. Krishna says, worship of my devotees gives me more happiness than worshiping me. Krishna stesso dice che adorare i suoi devoti dà più piacere a lui che adorare lui stesso. When we put aside our egos and our selfishness and our desire for prestige and power and sense gratification and understand what is the root of the tree, what pleases Krishna, is how we serve with compassion and kindness and respect the devotees. Quando noi mettiamo da parte il nostro ego, il nostro desiderio, i nostri desideri materiali, allora possiamo veramente vedere qual è il vero significato di servire i devoti, servire gli altri. The cows, le mucche, the trees, gli alberi, all living beings. tutti gli esseri viventi. Srila Prabhupada would sometimes be very angry if we would cut down a tree. A volte Srila Prabhupada era molto arrabbiato quando si tagliavano gli alberi, Because he saw them as Krishna's children, perché lui li vedeva come i figli di Krishna, unless there was really a higher purpose. collegati a qualche elevato scopo superiore. So spiritual community is where we're actually communicating on this level of simple living and high thinking. Quindi comunità spirituale significa che quando noi stiamo comunicando in base a questo livello di pensiero elevato e vita semplice. When we put Krishna's pleasure, Guru's pleasure in the center, Quando mettiamo, then there could be love and trust among all of us. quando noi mettiamo l'amore per Krishna, il servizio a Krishna al centro, allora può esserci il piacere di Krishna al centro, allora può esserci amore e rispetto anche tra tutti noi. But if we take Krishna out of the center, then our egos become the center, and then
potential conflict at any moment. Ma se lo mettiamo Krishna fuori del centro, allora al centro si ritroverà il nostro ego e allora potenzialmente si possono sviluppare dei conflitti. Srila Prabhupada would quote Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur so many times that the only solution to the problems is Krishna consciousness. Srila Prabhupada citava così tante volte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dicendo che l'unica soluzione è la coscienza di Krishna. Bhaktisiddhanta Saraswati said Krishna consciousness, the basic foundation has to be simplicity. Srila Prabhupada diceva che la coscienza di Krishna ha come base la semplicità. When we build our relationships on this principle, Quando costruiamo le nostre relazioni in base a questo principio, despite all of our inherent differences, one thing we have in common, we want to please Krishna. Anche se ci sono tante differenze tra uno e l'altro, una cosa in comune c'è sempre, il desiderio di soddisfare Krishna. We want to please Srila Prabhupada. O soddisfare Srila Prabhupada. And to do so we must learn how to please each other. E per fare questo dobbiamo sapere, imparare come dar piacere uno all'altro. It is that community spirit that will not only sustain, inspire, and empower devotees, but will attract the whole world. E questo spirito di comunità non solo sosterrà e renderà felici i devoti, ma attrarrà tutto il mondo. In this spirit we chant the names of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Grazie molto. We have with us Matsyavatar Prabhu. He's the one who discovered Vrindavana. Abbiamo qui con noi Sua Grazia Mattina Prabhu, che è colui che ha scoperto Vrindavana. In his loving service to Srila Prabhupada, he took it from just a completely run-down, wrecked place and made it into a beautiful abode of Krishna consciousness. E nel suo amorevole servizio a Srila Prabhupada lui prese questa proprietà che era in uno stato di grande degrado e l'ha portata al suo splendore attuale. And has been inspiring so many people to the path of pure bhakti ever since. E ha ispirato fin da quel tempo così tante persone nel puro servizio della Bhakti, nel percorso puro della Bhakti. And is such a dear friend. Ed è un caro amico. We have Tridas Prabhu. Come Tridas Prabhu. When I first came back to America, he was the president in Boston. Quando tornai in America per la prima volta, lui era il presidente di Boston. Boston is the first place Prabhupada stopped when he came to America. Boston era il primo luogo in cui arrivò Srila Prabhupada, si fermò Srila Prabhupada per la prima volta quando venne in America. He was very famous. Era molto famoso. I remember, when will I meet this person, Tridas Prabhu? Io ricordo, ma quando è che incontrerò mai questa persona, Tridas Prabhu? It's the demigods. Playing conch shells. Gli esseri celesti stanno suonando le conchiglie. And he's been one of the most prominent inspirations for book distribution and just Krishna conscious culture. Era una grande ispirazione per la distribuzione dei libri e la coscienza di Krishna. And we have Chitrarupini Devi. Poi abbiamo Chitrarupini Devi, dear God sister, who has cara consorella, an ocean of wonderful Vaishnava qualities. un oceano di meravigliose qualità Vaishnava. Has shown the beauty and the glory of serving Krishna
not only as a disciple, a god sister, a godmother, but a mother. Che mostra a tutti come essere coscienti di Krishna non solo come consorella, come discepola, ma anche come madre. In fact, now that I'm introducing Chitrarupini, a thought just came to my mind. Infatti appena adesso ho presentato Chitrarupini e mi è salito un pensiero. 2012, August 15th, if my mother, my mother passed away a few years ago, but today, August 15th, 2012, is her 90th birthday. Mia madre ha lasciato il corpo qualche anno fa, ma oggi sarebbe stato il suo 90° compleanno. When I was a little boy, I always forgot her birthday. Quando ero un piccolo ragazzo dimenticavo sempre il suo compleanno. But after I became a Swami, I would remember it every year. Ma dopo che sono diventato uno Swami lo ricordavo ogni anno. You can decide what that means. Voi potete decidere cosa significa questa cosa qua. But gratitude to our mothers is something very sacred. La gratitudine nei confronti di nostra madre è qualcosa di molto sacro. She taught me the virtue of gratitude. Mi ha insegnato la virtù della gratitudine. She taught me the virtue of selfless dedication. Mi ha insegnato la virtù del dedicarsi senza volere niente in cambio. She had 3 wild sons. Aveva 3 figli selvaggi. My father was going through bankruptcy most of the time, so he was just out from early morning till late night trying to bring any pennies home to maintain the family. Mio padre è stato sull'orlo della bancarotta diverse volte, andava fuori a lavorare dalla mattina alla sera cercando di portare anche pochi penny a casa. And she would cook feasts every day. E lei cucinava feste tutti i Whatever giorni, she had. con qualsiasi cosa avesse. She would clean all the clothes, iron all the clothes, clean the whole house, take care of these 3 wild sons, take us to the doctors when we were sick. Lei faceva tutto quanto a casa, cucinava, puliva, lavava i vestiti, stirava, si prendeva cura di noi quando eravamo malati, ci portava dal dottore. She never complained. E non si è mai lamentata. She just served and served. Semplicemente serviva e serviva, Selflessly. senza avere niente in cambio. And I remember sometimes on this day, August 15th, someone would give her a pearl necklace. E mi ricordo che qualche volta in questo giorno qualcuno le dava una collana di perle. And I think, oh no, I forgot it's her birthday. I didn't get her anything. E io pensavo, mi sono dimenticato di nuovo il suo compleanno, non ho preso niente. So I'd run to her back to the backyard. E andavo nel giardino dietro casa. And she had her own personal little rose garden. E lei aveva il suo giardino di rose personale. She had about 6 or 7 roses because it was a small little backyard. Erano circa 6 o 7 rose. And I would steal a rose from her garden. E io rubavo una rosa dal suo giardino. And I'd run inside and say, happy birthday, mother. And give her. Io correvo dentro e dicevo buon compleanno mamma, con la rosa. And she would cry. E lei piangeva. She would cry with happiness. Piangeva di felicità. Cry with gratitude. Piangeva di gratitudine. And she'd take the rose and put it on in her nose. Lei gli prendeva la rosa e la metteva su nel naso. She'd embrace me. Mi abbracciava. Thank you so much. This is the best gift I ever had. Grazie tanto, così è il più bel regalo che abbia mai avuto. And then she would always say the same thing. Because every year I would give her that. E lei diceva sempre la stessa cosa, perché ogni anno gli davo quella rosa. Era una tradizione. Of forgetfulness. And every year she'd say the same thing. I'd hear her say the same thing throughout the year too. She would say, it's the thought that counts. È il pensiero che conta, diceva. It's not the thing. Non è la cosa in sé. Whether it was a pearl necklace, whether it was a diamond, or whether it was a rose, or anything. She said, it's not the thing, it's the thought. If something is given with love, it's that love that gives pleasure.
Lei diceva appunto che era il pensiero che contava, non era l'oggetto, che fosse una corona di perle, un diamante, una rosa, non importava, quello che importava era l'amore con cui era stato donato, ed era quell'amore che portava piacere. And she taught me that one of the greatest problems is when we are ungrateful. E lei mi insegnava che il più grande problema è quando siamo ingrati. Gratitude and appreciating the love in a relationship. That's what she represented in every aspect of her life. La gratitudine e il rispetto per l'amore nelle relazioni, quella è la cosa più importante della vita. And when I came to Vrindavana and later met Srila Prabhupada, I understood that she gave me such beautiful, wonderful, priceless values that when connected to Krishna are so wonderful. E quando andai a Vrindavana, incontrai Srila Prabhupada, lì capii che lei mi aveva dato questi incredibili regali di così tanto valore ed erano estremamente connessi con Krishna. So essential. Essenziale. And I was grateful. I never showed gratitude to her practically until I became a Swami. In pratica non ho mai mostrato gratitudine a lei finché non sono diventato uno Swami, in pratica. But please pray for her. Per favore pregate per lei. Pray to Shri Radha Brajasundar to shower blessings and bhakti upon her immortal soul. Pregate perché Shri Radha e Vrajasundara possono diffondere le loro benedizioni su di lei. Thank you, Chittarupini Devi, for reminding me of this by your motherly presence. Grazie Chittarupini Devi per avermi ricordato di questo giorno per la tua presenza materna, con la tua presenza materna. And we have His Grace, Madhavananda Prabhu. Poi abbiamo Sua Grazia Madhavananda Prabhu. He's a young boy. È un giovane ragazzo. And, despite all sorts of various pressures in his generation, E nonostante le varie diversi tipi di pressione della sua generazione, with all earnestness and sincerity, he gave his heart, his life to the path of devotional service. con tutta la sua sincerità ha dato l'intera sua vita al sentiero della devozione. An incredible exemplary devotee. Un devoto incredibilmente esemplare. A shining, illuminating light for his generation. È una luce brillante e illuminante per tutta la sua generazione. By the inconceivable arrangement of the Lord over the last few years, he's been suffering from terrible, terrible diseases. Per l'inconcepibile piano del Signore, negli ultimi anni sta soffrendo una terribile malattia. Whether he lives or dies has always been something that nobody really knows. Se lui continua a vivere o deve morire da un momento all'altro è una cosa che nessuno sa. His mother is just putting her heart and soul to do anything and everything she can for her little son. La madre sta mettendo l'anima e tutto quello che può fare per fare qualcosa per sua figlia. And yet through it all he's so gracious, so Krishna conscious, so exemplary in every way. E lui è così grazioso, così coscienza di Krishna, è così esemplare. Madhavananda Prabhu, we are so proud of you. Madhavananda Prabhu, siamo molto orgogliosi di te. And let us offer our love and our prayers to Krishna to shower upon Madhavananda Prabhu. Quindi offriamo le nostre preghiere, il nostro amore che Krishna possa diffondere su Madhavananda Prabhu. Arriva!
From a spiritual perspective, he's a very healthy young man. Da un punto di vista spirituale lui è molto in salute. Once again, thank you very much. Di nuovo, grazie molte.